Buongiorno dottoressa, siamo una nostra volta qui al centro di riabilitazione equestre Girolamo De Marco e possiamo vedere che l'attività è in pieno svolgimento. Ci può parlare un attimo di quali possono essere gli obiettivi per far funzionare veramente un'equipe multidisciplinare? Sì, buongiorno a tutti. Credo la sua domanda sia assolutamente pertinente perché questo è un tipo di attività che richiede forse anche più di altri la stretta collaborazione fra tutte le persone che partecipano all'attività stessa, operatori multidisciplinari, per un raggiungimento di un obiettivo comune. Diciamo che se non ci fosse questa stretta collaborazione sicuramente avremmo subito l'evidenza di una mancanza di efficacia nel tipo di terapia che andiamo a instaurare. Perché dico questo? Perché, come sapete bene, abbiamo detto tante volte, nella nostra equipe ci sono esseri umani e esseri animali. Quindi se tra di noi, sia gli umani che gli animali, non parliamo un linguaggio in qualche modo condiviso, questa cosa sarà immediatamente visibile come risultato per i ragazzi che montano a cavallo. Quindi è importante assolutamente in questa attività che ci siano delle riunioni costanti e continue fra tutti i membri, siano me come responsabile di progetto, ma sicuramente i referenti di intervento, i codiatori dell'animale, che non sono persone che semplicemente si occupano dell'animale, ma che invece si occupano anche di quelle che sono il linguaggio dell'animale e l'animale stesso. Ci può spiegare le figure che sono presenti in questa equipe multidisciplinare e se queste sono esaustive di una ipotetica equipe multidisciplinare ideale? Sì, nella nostra equipe sono presenti tutte le figure richieste oggi dalle linee guida, quindi ci sono io come responsabile di progetto, ci sono diversi referenti di intervento, ci sono i codiatori dell'animale. Detto questo, tra di noi, tra i referenti di intervento, sono presenti diverse qualifiche professionali, quindi ci sono psicologi, psicomotricisti, educatori professionali, fisioterapisti. Perché questo? Perché ovviamente nel nostro centro cerchiamo di abbracciare il più possibile le patologie che possono riguardare l'essere umano, sia esse di natura neurologica, psichica, motoria, neuromotoria e altro. Quindi in questo senso avere un'equipe che riconosca le patologie per le proprie competenze di base di laurea è molto importante, quindi senz'altro è un'equipe esaustiva di tutto ciò che serve per fare di questa attività un'attività di tipo sociosanitario. La prossima volta magari parliamo dei percorsi formativi, perché lei ha parlato di referenti di progetto e di altro tipo di figure che immagino hanno percorsi formativi differenti. Assolutamente sì, sono percorsi stabiliti dalle linee guida di cui sicuramente avrò piacere di parlare, in quanto sono oggi figure riconosciute a livello regionale e a livello nazionale anche attraverso un digital pet, cioè un database informatizzato a cura del Ministero della Salute che individua e riconosce le figure professionali che possono lavorare all'interno degli interventi assistiti con animali. Ultima domanda. Il professionista è prima di tutto una persona, quindi al di là dei suoi titoli accademici e professionali, secondo lei quale deve essere la maggior dote per poter lavorare in un'equipe così fatta? Ovviamente in tutte le helping professions, come vengono chiamate, o professioni d'aiuto per rimanere nella nostra lingua, credo che la caratteristica fondamentale sia, anzi le caratteristiche fondamentali siano due: l'empatia, quindi la capacità di agire comprendendo quello che sta portandoci il paziente, e ci tengo a sottolineare questo e non la simpatia, perché noi potremmo anche entrare in risonanza, ma non è che se il nostro paziente piange piangiamo con lui, come dicono i vecchi proverbi, il medico pietoso fa la piaga puzzolente. L'empatia è altra cosa, l'empatia è la capacità di comprendere cosa ci sta portando la persona davanti a noi, e contemporaneamente l'ascolto. Se non c'è la capacità di ascolto della patologia e dell'individuo che abbiamo di fronte, credo non sia possibile erogare una professione d'aiuto. La ringrazio dottoressa e alla prossima videopillola. Grazie a lei.